Benvenuti sul mio canale. Per il progetto di oggi vi propongo questo gilet dal taglio classico ma anche molto raffinato sia per il punto che anche per il colore del filato che ho scelto, però molto facile nella sua realizzazione. Infatti sono partita dal davanti, ho lavorato il punto fantasia, dopodiché senza mai tagliare il filo ho continuato lavorando le spalle e finendo sul pannello dietro che è realizzato interamente a punto alto. Le maniche le ho volute lasciare così senza rifinitura perché comunque con il sistema del punto basso su punto basso il bordo mi resta regolare, però a voi niente toglie il fatto che potete fare un giro di punto basso per rifinire oppure addirittura attaccargli delle maniche e farlo diventare un maglioncino. Detto questo, vi lascio all'occorrente e al tutorial. Per questo progetto ho usato la carezza del panda, che è un 100% acrilico ed è prodotto dalla Tre Sfere. Lo potete trovare in gomitoli da 100 grammi per 380 metri di prodotto. La Tre Sfere ha anche lo shop online, tra l'altro la potete trovare anche su Instagram e su Facebook. Io l'ho comprata a Bancarella del Mercato, che fa da merceria, l'ho presa lì, però potete trovarla online tranquillamente. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto. Io sono andata ad usare il numero 4, anche se la casa consiglia il 2, 2,5, però mi restava troppo spesso col punto che ho utilizzato. Il 4 per me va benissimo. Dopo avremo bisogno di un metro da sarta, un ago da lana, dei marcapunti e una forbice. Per realizzare questo gilet è veramente molto semplice. Avremo bisogno di prendere la semicirconferenza o del seno o del fianco, quindi prendiamo tutta la circonferenza, dividiamo per 2 e la lunghezza. Io il pannello del davanti l'ho quasi realizzato tutto e vi dico subito è 50 di larghezza e poi devo ancora andarlo a terminare perché adesso vi farò un campione, poi dopo andremo a vedere insieme come finire. Arriverà terminato penso 52 centimetri, però questo lo vediamo dopo. Visto che il davanti l'ho già fatto, andremo a fare il campione. Quindi prendo filato e uncinetto. Il punto che andremo a realizzare per il davanti si sviluppa di un multiplo di 10 più 9. Per fare il pannello del davanti che ho realizzato ne ho montate 79 catenelle lavorate con quel punto lì, mi danno 50 centimetri. Ora andrò a montare per questo campione 39 catenelle. Una volta fatte le 39 catenelle ne faccio un'aggiuntiva per poter voltare. Entro nella catenella precedente, cioè la seconda partendo dall'uncinetto, e vado a realizzare un punto basso, poi rientro nella costina di sinistra, realizzo un altro punto basso, quindi un punto basso sull'altro. Questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché vado a ripassare tutte le 39 catenelle a punto alto. Vado a ripassare tutte le 39 catenelle a punto alto, dopodiché io per questo progetto ne ho fatti 2 di giri, quindi ripassata tutta la catenella di punto alto, volto e faccio un'altra riga di punto alto per un totale di 2. Fatte le mie 2 righe di punto alto, iniziamo il punto vero e proprio, quindi
faccio quello che va in sostituzione del mio primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, e vado a realizzare altri 6 punti alti per i primi 6 punti, per un totale di 7, quindi uno l'ho fatto. Una volta eseguiti tutti i miei punti alti, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile e faccio un punto alto chiuso a metà. Quindi lascio le 2 asoline sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, rientro sullo stesso punto di base, faccio un altro punto alto chiuso a metà. Quando ho 3 asoline sull'uncinetto, prendo il filo e le estraggo tutte e due. Vado a chiudere quello che è un petalo fatto da 2 punti alti chiusi insieme. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, prendo il filo, faccio un punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso filo, prendo nello stesso punto, prendo il filo, faccio un punto alto chiuso a metà, prendo il filo, vado a chiudere tutte e 3 le asoline insieme. Di nuovo faccio 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base, faccio un punto alto chiuso a metà, riprendo il filo, rientro nel punto, faccio un altro punto alto chiuso a metà e vado a chiudere tutte e 3 le asoline insieme. Dovremmo avere questi 3 piccoli petali nello stesso punto. Fatti questi 3 piccoli petali, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile e vado a lavorare un punto alto e lo farò per un totale di 5 punti, quindi 5 punti alti su 5 punti alti, punto su punto. Una volta fatti i miei 5 punti alti, filo sull'uncinetto, vado a ripetere il motivo precedente, quindi conto 1, 2, entro nel terzo punto alto utile, prendo il filo e faccio un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, rientro nel stesso punto, faccio un punto alto chiuso a metà, riprendo il filo e vado a chiudere i 2 punti insieme. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, punto alto chiuso a metà, riprendo il filo, punto alto chiuso a metà e vado a chiudere poi tutti e 2 i punti insieme. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rifaccio il terzo e ultimo petalo, quindi entro nello stesso punto di base, punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, punto alto chiuso a metà, prendo il filo, vado a chiudere tutti e 2 i punti insieme. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto utile e vado a ripetere i 5 punti alti, quindi 5 punti alti su 5 punti, punto su punto. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto utile, vado a fare i miei 3 petali, quindi 2 punti alti chiusi a metà che poi andrò a chiudere insieme. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, un punto alto chiuso a metà, un altro punto alto chiuso a metà e vado a chiudere insieme 2 punti, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rifaccio il terzo petalo, un punto alto chiuso a metà, 2 punti alti chiusi a metà e dopo chiusi insieme, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3 e vado a finire con 7 punti alti, quindi così come abbiamo iniziato. Abbiamo fatto il punto di inizio più 6 per un totale di 7. Qui andremo a finire con 7. Abbiamo finito quella che è la riga numero 1 del nostro punto.
Quindi giro il lavoro, faccio quello che è il mio punto iniziale, per me punto basso su punto basso perché mi piace come lascia il bordo. Voi potete fare come volete, come siete abituati, come vi piace di più. Quindi una volta eseguito quello che è il nostro primo punto alto, vado a lavorare i punti alti come li trovo, punto su punto, quindi devono essere un totale di 7. Una volta fatti i miei 7 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione. Vado nel primo archetto formato tra i primi 2 petali e faccio un punto basso. Aggiungo 2 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, qui ho i 5 punti alti, li lavoro come li trovo, quindi con 5 punti alti. Fatti 5 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, mi infilo tra i primi 2 petali e faccio un punto basso, ancora 2 catenelle di separazione, mi infilo nell'archetto successivo, faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i 5 punti alti così come li trovo. Due catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, aggiungo le 2 catenelle, siamo alla fine della riga, quindi andremo a lavorare i 7 punti alti, così come li troviamo, punto su punto, un punto alto per ogni punto alto che abbiamo a disposizione. Fatta anche questa riga, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare i primi 7 punti alti così come li troviamo. Quindi facciamo il punto di inizio, dopodiché lavoriamo gli altri 6 e diventano un totale di 7. Fatti i 7 punti alti, dovremo andare a replicare i 3 petali. Come facciamo? Facciamo in questa maniera, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto centrale, quindi questo no, il numero 1 no, il numero 3 neppure, quello centrale. Entro e lavoro i 3 petali, quindi punto alto chiuso a metà, un altro punto alto chiuso a metà, vado a chiudere le 3 asoline insieme, 2 catenelle di separazione, rientro nell'archetto, punto alto chiuso a metà, un altro punto alto chiuso a metà e vado a chiudere tutte e 3 le asoline, 2 catenelle, rientro nell'archetto, vado a lavorare il terzo e ultimo, punto alto chiuso a metà, punto alto chiuso a metà e chiudo le asoline tutte e 3 insieme. Realizzati 3 petali, filo sull'uncinetto, vado a lavorare 5 punti alti, quindi entro direttamente nel primo punto alto, lavoro un punto alto, nel secondo il punto alto, nel terzo il numero 3, nel quarto il numero 4 e nel 5 il numero 5. Dopodiché ci spostiamo di nuovo nell'archetto centrale, quindi saltiamo questo, entriamo direttamente in quello di mezzo e lavoriamo i 3 petali formati da 2 punti alti chiusi insieme. Petalo numero 2, 2 catenelle di separazione e petalo numero 3. Dopodiché mi sposto
nei punti alti e vado a lavorare 5 punti alti così come li trovo. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto centrale e vado a ripetere l'operazione. Dopodiché andrò a chiudere con i 7 punti alti. Ci vediamo alla fine della riga. E ho finito anche questa riga. Ora voltiamo il lavoro. Andiamo a fare quello che è il nostro primo punto alto. E andiamo a fare i punti alti rimanenti. Per un totale di 7. Finiti i 7 punti alti andiamo a ripetere l'archetto, le 2 catenelle, entriamo nell'archetto punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, mi sposto nei punti alti, vado a lavorare punti alti così come li trovo, quindi sono 5, e vado a finire la riga così. Praticamente lavoriamo i punti alti così come li troviamo, 2 catenelle, punto basso nell'archetto formato dalle 2 catenelle, 2 catenelle, punto basso nell'archetto formato dalle 2 catenelle, 2 catenelle e punti alti. Ci vediamo alla fine della riga. Finita questa riga abbiamo finito anche il motivo. Ora dovremo andare a invertire, quindi praticamente dove abbiamo il quadrato pieno andremo a fare questi petali, dove abbiamo i petali andremo a fare il quadrato pieno. Quindi faremo in questa maniera: giro il lavoro, faccio quello che è il mio primo punto alto più un altro punto alto per un totale di 2, quindi uno l'iniziale e uno è quello che ho lavorato sul punto dopo. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto utile e vado a fare il lavoro che ho fatto nella prima riga del punto, cioè i 3 petali nello stesso punto di base. Quindi uno l'ho fatto, questo è il secondo, e aggiungo le 2 catenelle, rientro e faccio il terzo. Dopodiché mi sposto nel primo archetto utile, questo, e faccio un punto alto. Fatto il punto alto, entro nell'archetto centrale e ne faccio 3. Fatti 3 punti, entro nell'archetto successivo e ne faccio un altro. Quindi abbiamo ripetuto il modulo di 5 punti alti, 1 nel primo archetto, 3 nell'archetto centrale e 1 nell'ultimo archetto. E i punti sono 5. Filo sull'uncinetto, qui ho i punti alti, quindi cosa faccio? Conto 1, 2, entro nel terzo e vado a farmi i miei 3 petali. Petalo numero 2. E petalo numero 3. Fatti 3 petali, mi sposto nell'archetto che ho subito dopo, lavoro un punto alto, entro nell'archetto successivo, ne lavoro 3, quindi dovendo avere 5 punti alti, con questi siamo arrivati a 4, dopodiché entro nell'altro archetto, nel terzo e ultimo, e lavoro il quinto e ultimo punto alto. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo e vado a farmi i miei petali. Petali che ricordo sono formati da 2 punti alti chiusi insieme e separati da 2 catenelle, per un totale di 3 petali nello stesso punto di base.
Mi sposto, quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto utile, lavoro un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale, ne lavoro 3 nello stesso archetto, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo archetto e lavoro il quinto e ultimo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto utile, vado a replicare i miei archetti, i miei petali, quindi petalo numero 1, 2 catenelle, petalo numero 2, 2 catenelle, petalo numero 3, mi sposto nel terzo punto utile, che è anche il penultimo della riga, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto e faccio un altro punto alto, giro il lavoro, salgo con quello che è il mio primo punto alto, entro nel secondo, dopodiché vado a fare il lavoro delle 2 catenelle punto basso, facciamolo una volta insieme, 2 catenelle, entro nel primo archetto, faccio un punto basso, 2 catenelle, entro nel secondo archetto, faccio un punto basso, 2 catenelle, vado a lavorare i 5 punti come li trovo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e vado a lavorare in questa maniera fino alla fine della riga. Finita anche questa riga, giro il lavoro, salgo con punto basso e punto basso, entro nel punto successivo con un punto alto e vado a fare i miei 3 petali nell'archetto centrale, quindi entro qui, faccio il mio primo petalo, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, faccio il mio secondo petalo, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, nello stesso archetto, faccio il terzo e ultimo petalo, dopodiché mi sposto e lavoro i 5 punti alti come li trovo. Vado avanti a lavorare questa riga in questa maniera. Finito questa riga, giriamo il lavoro e andiamo a fare prima di tutto i primi 2 punti alti. Quello iniziale e quello successivo. 2 catenelle, entro nel primo archetto con un punto basso, 2 catenelle, entro nel secondo archetto con un punto basso, 2 catenelle, vado a lavorare 5 punti alti così come li trovo, due catenelle, primo archetto punto basso, 2 catenelle, secondo archetto punto basso e niente, andiamo avanti a lavorare la riga in questa maniera. Una volta finita anche questa riga dovremo di nuovo andare a invertire. Adesso purtroppo non si vede tanto bene e ho messo sotto un foglio bianco, almeno si vede di più. Praticamente abbiamo questa alternanza di punti pieni, petali, punti pieni, petali, e dopodiché si alternano petali, punti pieni, che lo trovo molto bello, molto adatto per un gilet, perché comunque è sì un punto traforato, ma nello stesso tempo è anche pieno. Ora cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che voltare il lavoro e riprendere dall'inizio. Quindi sono qui e ho 2 punti alti e li lavoro, quindi sono 2 punti alti. Dopodiché
qui ho l'archetto, entro e lavoro il punto numero 3 perché dobbiamo partire, quindi ne dobbiamo avere 7 di punti. Questo è il punto numero 3. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale, lavoro i miei 3 punti alti e diventano 6. Filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo archetto e diventano 7. Dopodiché dovrò andare a fare petali. Punto 1, 2 e 3. Entro nel terzo punto utile, faccio il petalo numero 1, 2 catenelle, petalo numero 2, 2 catenelle, rientro nello stesso punto di base, punto numero 3. Dopodiché siamo nei punti centrali, quindi di punti alti ce ne occorrono 5. Filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto utile, lavoro un punto alto. Entro nell'archetto centrale e ne lavoro 3. E sono 4. Entro nell'ultimo archetto, ne lavoro 1 e diventano 5. Filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto utile. Ops. Lavoro il primo petalo, 2 catenelle, petalo numero 2, 2 catenelle, petalo numero 3. Mi sposto, filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto utile, punto alto numero 1, in quello dopo 3 punti alti che diventano 4, in quello dopo ancora e diventano 5. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, lavoro il primo petalo, il secondo petalo e il terzo. Filo sull'uncinetto, qui siamo all'ultimo modulo, quindi di punti ne abbiamo bisogno 7. Entro nel primo archetto, ne lavoro 1, entro nell'archetto centrale, lavoro 3 e diventano 4, entro nell'ultimo archetto, diventano 5 e gli ultimi 2 diventano 7. Dopodiché non faremo altro che andare avanti praticamente partendo dalla riga numero 2 del motivo, quindi questa equivale alla riga numero 1, ripartiremo da qui, 7 punti alti, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, 5 punti alti e via via, e andiamo avanti così fino a quando non abbiamo raggiunto la lunghezza che ci serve. Ho ripreso il mio pannello del gilet, sono andata avanti a lavorare fino, mettiamo sotto il foglio perché sennò ho paura che non si vede. Ho lavorato fino alla fine di un modulo, quindi praticamente mi fermo dove ho le 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle sopra i 2 motivi a fiori. Ora andremo a vedere come fare l'ultimo giro in modo che resti tutto pari, poi ci agganceremo con il dietro. Praticamente facciamo un unico pannello. Quindi entro nel primo punto alto utile e lavoro quello che va in sostituzione del mio punto alto. Qui ho i primi 7, lavoro 7 punti alti, punto su punto.
Quindi siccome questa riga dovremo fare tutti i punti alti, allora facciamo in questa maniera per farlo restare bello dritto. Entriamo nel primo archetto, facciamo un punto alto. Qui c'è il punto basso, lavoriamo un punto alto. Qui ho l'archetto centrale, entro e lavoro un punto alto. Entro nel punto basso, lavoro un punto alto. L'ultimo archetto lavoro un punto alto. Dopodiché ho i 5 punti che andrò a lavorare come al solito punto su punto. Lavorati i 5 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto, lavoro un punto alto. Vado nel punto basso, al posto di entrare nell'archetto centrale, farle 3 solo per questo ultimo giro. Entro nel punto basso e faccio un punto alto, archetto centrale, un punto alto, punto basso, un punto alto, archetto, l'ultimo archetto, un punto alto. Dopodiché mi ritrovo i miei 5 punti alti che vado a lavorare così come li trovo. Lavorati 5 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto, un punto alto, entro nel punto basso, un punto alto, entro nell'archetto centrale, un punto alto, entro nel punto basso, un punto alto, entro nell'ultimo archetto, un punto alto, poi ho 5 punti alti e vado a lavorarli così come li trovo e vado avanti così fino alla fine della riga. Una volta finita anche l'ultima riga dovremo andare a prendere la misura della scollatura. La lascerò un po' abbondante perché essendo un gilet ovviamente d'inverno si porta con sotto una camicia o con sotto un lupetto, un dolcevita, quindi la lascio piuttosto ampia. Ho calcolato circa 32 cm di scollatura. Praticamente ho trovato il centro, poi ho misurato 16 cm di qua e 16 cm di là. Dopodiché bisognerà andare a contare i punti, quelli che vanno dal primo marcapunti all'ultimo, quello centrale non ci serve già più, quindi lo possiamo anche togliere, perché dovremmo fare lo stesso numero di catenelle volanti per poter completare il pannello dietro. Vediamo come. Prima di tutto giro il lavoro e vado a fare, ops, prima di tutto riprendo il punto che ho disfatto involontariamente, giro il lavoro e vado a fare punti alti fino al marcapunti. Fatti i miei punti alti, vado a fare le catenelle volanti. Io ho 49 punti, quindi farò 49 catenelle. Una volta fatte le mie 49 catenelle, facciamo bene attenzione che siano belle dritte, filo sull'uncinetto, entro dove ho il marcapunti e vado a fare l'altra spalla. In questa maniera abbiamo unito il davanti al dietro. Lavoro i punti così come li trovo. E dopo riparto, adesso la catenella resta sempre un po' tesa, ma una volta lavorata si assesta e diventa uguale. E dopodiché riparto e lavoro tutto il pannello a punti alti a righe di andata e ritorno, quindi riparto da qui, lavoro i miei punti, vado sulle catenelle, lavoro punto alto, punto su punto, finisco sulla spalla e giro il lavoro, vado avanti e faccio tante righe quante servono per arrivare alla lunghezza del pannello davanti. Ci vediamo alla fine del lavoro. Ed ecco il pannello finito, quindi facciamo un breve riassunto. Questo è il pannello del davanti, questo è il pannello del dietro. Quindi cosa ho fatto? Ho montato
le catenelle per arrivare fino alla mia semicirconferenza. Dopodiché sono salita col punto operato e ho fatto il davanti. Arrivata al davanti ho preso le misure per ricavare lo scollo, ho continuato lavorando una spalla, ho fatto delle catenelle volanti, ho concluso l'altra spalla e sono andata avanti a lavorare tante righe di andata e ritorno di punti alti quante ne ho fatte sul davanti, per un totale di 52 cm di altezza. Questo gilet misura 50 cm di larghezza e 52 cm di altezza e per me è sufficiente e mi fermo qui. Quindi a questo punto vado a fare il nodino di sicurezza, taglio il filo. A questo punto vado a prendere la misura delle maniche. Essendo un gilet dovremo tenerla piuttosto larga come misura, perché sicuramente sotto gli metteremo o una camicia o un lupetto o un dolcevita. Quindi cosa faccio? Vado al centro e prenderò una misura di 22 cm per parte, quindi dalla metà metto il 22, vado a marcare lo 0 e vado a marcare il 44. E così faccio anche dall'altra parte. Una volta marcate tutte e due le maniche, giro il mio lavoro con il diritto del punto del davanti. Per diritto intendo dove ci sono i petali al diritto, io lo considero il diritto. Quindi col diritto che guarda verso di noi, vado a ripiegare il gilet in questa maniera, dopodiché prendo ago e filo e vado a fare le cuciture. Quindi cosa faccio? Vado a prendere il primo punto utile, e lavoro la costina esterna in modo che la cucitura resti il più piatta possibile. Quindi la costina esterna del primo punto, la costina esterna del primo punto dell'altro pannello, vado a fare un piccolo nodo in modo da non far scappare, metto a pari le righe di punti e vado avanti a lavorare così. Dove non c'è la costina esterna prendiamo quella più alta, questa è quella più alta, questa è quella più alta, qui abbiamo la costina esterna, qui quella esterna, e vado avanti così per tutti e due i lati. Quindi prenderò le misure anche dall'altra parte, anche dall'altra manica, e chiuderò con una cucitura entrambi i pannelli. Dopodiché gireremo il lavoro dal diritto e andremo a vederlo sul manichino. Ed ecco il progetto finito. Veramente supera anche le mie aspettative, perché è davvero molto molto raffinato, delicato, e tra l'altro è un progetto realizzabile anche per chi ha le prime armi, perché è molto semplice nella sua esecuzione. Per quel che riguarda il quantitativo di filato, io ho usato 2 gomitoli interi, li ho bruciati per una taglia M abbondante. E ricordo che i gomitoli sono da 100 grammi, quindi in tutto ho utilizzato 200 grammi di filato. E con oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò.
Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre, se avete dubbi, commentate pure. Io quando posso rispondo sempre con tempi, non immediatamente, ma rispondo sempre a tutte. Nel box informazioni vi lascio anche i link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.